Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Games per Passione. Siamo qua oggi per la recensione di Xenos Rampant. Xenos Rampant è l'ultimo gioco uscito di Daniel Mercy e effettivamente fa parte di quella serie di giochi Rampant, quindi Lion Rampant, Dragon Rampant e l'unico della serie che non fa parte della serie Rampant che è Pixman Lament, il lamento dei picchieri, che comunque fa parte della serie Rampant. Questa è la versione, potete vedere già da questo zoom immagine, che vuole rappresentare e parlare della serie Rampant in modalità però sci-fi, quindi futuristica. Utilizzando questo gioco è possibile, come nella serie Dragon Rampant, Lion Rampant e tutti gli altri stessi giochi, personalizzare il proprio esercito e creare delle battaglie campali utilizzando delle statistiche base, di unità base, che fanno riferimento a, possiamo dire, un grande range dell'ambientazione futuristica e fantascientifica, e andare poi successivamente a modificare ogni blocco di statistiche per rappresentare al meglio le unità che si vogliono rappresentare sul campo di battaglia. È il classico gioco vanilla, che vi permette di fare tutto con poche semplici regole. Il gioco prende a mani basse tutto quello che può da Dragon Rampant, quindi dalla versione fantasy. Le regole sono pressoché le medesime, cambia qualche regola che era effettivamente particolare e nell'ambientazione futuristica potrebbe stonare un po', quindi il limite di distanza tra le unità e la personalizzazione dei generali in modo che possano dare ordini un po' più incisivi sul campo di battaglia e possano avere delle abilità un po' più approfondite rispetto alla controparte fantasy. Come funziona Xenos Rampant? Come dicevo, prende api e pari dalla sua controparte, dal suo cugino fantasy. Quindi abbiamo questi blocchi di statistica che vanno a rappresentare l'efficacia di determinate unità con la possibilità che queste unità possano o meno ricevere degli ordini. Quindi i guerrieri di elite saranno più facilmente attivabili per sparare, per muoversi, mentre magari le bestie aggressive e aliene saranno più facili nell'attivazione di ordini di attacco, ordini di carica. Questi ordini vengono impartiti col lancio di 2d6. Se un'unità riesce a superare il determinato valore associato all'ordine, potrà attivarsi. In caso contrario, l'unità non potrà attivarsi e il giocatore stesso perderà la possibilità di agire per il resto del turno, passando la mano al proprio avversario. Ecco, questa è una cosa che si sono portati dietro da altri giochi della serie Rampant che funzionano pressoché tutti così, nel senso, dare un ordine porta le tue attivazioni ad andare avanti e quindi muovere in sinergia tutto il proprio esercito. Invece, al contrario, fallire un ordine ti farà fallire l'attivazione con tutto il resto dell'esercito, quindi vuol dire che un +1 nel momento sbagliato potrebbe direttamente farti saltare il turno. Ecco, è interessante come morfologia di gioco, ma è una cosa che stona a tanti e quindi molte persone si allontanano dalla serie Rampant proprio per questa regola. In modo diverso invece alcuni modificano questa regola in modo personale, in modo che il fallimento dell'ordine non fa fallire l'attivazione di tutto l'esercito. Questa la trovo una piccola pecca all'interno del regolamento di Xenos Rampant, in quanto Lion Rampant, la versione storica dello stesso gioco, uscita ormai un paio di mesi fa nella seconda edizione, la inserisce come regola opzionale, cioè dice espressamente ai giocatori: se questa cosa non vi piace, non fatela. E mi sembra strano che questo gioco, uscito poco dopo, non abbia questa specifica nelle regole. Il gioco, per il resto, funziona esattamente come Dragon Rampant e Lion Rampant, cioè tutte le unità hanno un valore di forza. Questo valore di forza, ogni volta che ricevono danni, diminuisce. Il valore di forza rappresenta anche, a pieno regime e a metà regime, il numero di dadi che quell'unità tirerà. In Dragon Rampant si tirano sempre 10 dadi, per combattere, per sparare, per eseguire le azioni di gruppo. Nel momento in cui l'unità scende sotto la metà dei propri punti di forza, inizierà a tirare 5 dadi. Questo per rimuovere, come in tutti gli altri giochi, quel effettivo senso di corrosione delle unità e quindi lo sbilanciamento del gioco. Detto questo, la personalizzazione di tutte le unità è molto approfondita, inserisce una pletora, spero sia il termine giusto, di
possibilità e opzioni che permettono, come dicevo, di personalizzare appieno i propri blocchi di statistiche per rappresentare gli eserciti che più si preferiscono utilizzare sul campo di battaglia. Quindi possiamo partire da degli Stormtrooper, arrivare fino a Warhammer 40.000, Alien, e non solo, perché Xenos Rampant cerca con le proprie statistiche e le proprie personalizzazioni di dare la possibilità a tutti di andare a personalizzare anche a livello di ambientazione, come mettendo all'interno del libro degli scenari che vi permettono di far capire le varie ambientazioni che possono essere riprodotte con il gioco. Quindi si passa dalla seconda guerra mondiale per rappresentare le battaglie un po' più, possiamo dire, antiche, però un po' più storiche, fino ad arrivare alle battaglie di comando e successivamente portarci invece alle battaglie futuristiche con veri e propri alieni e squadroni di super soldati che gli affrontano. Xenos Rampant è il gioco che cerca di rappresentare tutto questo in toto, in modo facile, veloce, e che io, appunto, se non avete problemi per quella specifica regola della fine turno, quando mancate l'attivazione del vostro esercito, che porca miseria, cosa l'hai fatto a fare in un gioco futuristico, che è una regola che non serviva a niente nel fantasy. Pensa a te nel futuristico, dove le persone possono parlarsi con le radioline per vedere tutta l'attivazione dell'esercito perché uno fallisce l'attivazione. Ma perché l'hai messo, Daniel? Perché? In soldoni, Xenos Rampant è un gioco affascinante per più aspetti, nel senso che vi permette comunque di rappresentare battaglie futuristiche o comunque di diversi livelli storici in cui vengono utilizzate le armi da fuoco, ed è una cosa importante perché, se andiamo a vedere nel dettaglio, non ci sono giochi, se non AAA, come possiamo dire Games Workshop, che vi permettono di poter giocare queste ambientazioni. Ditemi un altro gioco massivo che vi permette di giocare un'ambientazione di Warhammer 40.000. Non ne esistono, sono veramente dei giochi non credo non visti bene, ma semplicemente gli autori non ci perdono tempo a scrivere quel tipo di regole, che effettivamente non sono neanche delle regole futuristiche, sono delle regole più similari a dei giochi fantasy, ma con i fucili laser. Quindi state praticamente giocando, quando giocate a Warhammer 40.000 e anche Xenos Rampant, un medievale con le spade laser. Ed è questo l'input che manca nei giochi attuali, nei giochi moderni. È una cosa che manca e ci sono regolamenti che devono essere buttati fuori. Xenos Rampant serviva perché va a coprire un buco che attualmente era scoperto. Detto questo, ci sono delle magagne come quella detta prima del fallimento delle attivazioni, ma non solo, anche una piccola magagna che è la stessa che si poteva vedere in Dragon Rampant, che è l'essere un po' apersonale. Potete creare tutti gli eserciti che volete, però effettivamente creando e partendo da un blocco di statistiche unico avete la difficoltà a poter entrare nel mood, di potervi farvi coinvolgere, possiamo dire, dal vostro esercito. È una cosa che questi giochi, soprattutto questa ambientazione, anche perché Games Workshop ve lo inculca nella testa da una vita, serve. Dovete essere in grado di buttarvi e far parte del vostro esercito, e i giochi vanilla con questo tipo di personalizzazione, visto che sono un po' limitati, lo permettono difficilmente. Se riuscite a superare questi due piccoli difetti, che in realtà il gioco si porta dietro da tutte le altre versioni precedenti, Xenos Rampant è il gioco futuristico massivo che fa per voi. Detto questo, da Mattia è tutto, da Wargames per Passione è tutto, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!